Benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. È arrivato il momento di un nuovo video Empties, ovvero il video nel quale vi parlo dei prodotti che ho terminato nel corso degli ultimi mesi, anche perché, come potete vedere, ho messo insieme veramente un bel po' di contenitori vuoti. Nel caso in cui non doveste avere ben presente questo format, cosa della quale dubito fortemente, in ogni caso si tratta di un video nel quale faccio delle brevi recensioni basate proprio sull'uso continuativo di tutti i prodotti che ho utilizzato fino alla fine. Ci sono prodotti di vario genere, sia per la cura della pelle, per il corpo, per i capelli, trucco, insomma c'è un po' di tutto, perciò se cercate ispirazione per i vostri prossimi acquisti e avete bisogno di opinioni basate proprio su un uso protratto nel tempo, siete nel posto giusto. Visto che c'è un sacco di roba, io direi di non perdere altro tempo con l'introduzione e di cominciare. Come al solito pesco a caso e la prima cosa che trovo sono dei patch per gli occhi, ovvero una maschera per il contorno occhi sotto forma di patch, che è uno delle formule che mi piacciono di più. Questa è della Rexaline, sono i Patch Expert Yeux, oppure Anti-Aging Expert Eye Patches in inglese. Mi sono piaciuti molto, si presentano in questo modo, ovvero un blister con da una parte il prodotto, dall'altra i patch in tessuto, diciamo così. Si pigia il prodotto che va a inzuppare i patch e poi li si mette sotto gli occhi e li si tiene su per, di solito, un quarto d'ora, esattamente, per un quarto d'ora. Mi piacciono molto, sono anti-età, quindi vanno un po' a combattere le rughette sotto gli occhi, a distendere la pelle, a idratarla. Mi sono piaciuti molto, non li ho ancora ricomprati perché in questo momento sto usando una maschera non in patch, in forma di gel, scusate, mi veniva il termine, della Sisley, se non sbaglio, carissima ma anche portentosa, quindi non l'ho ancora riacquistati. Però visto che siamo in tema di patch per il contorno occhi, ho anche un altro prodotto del quale vorrei parlarvi, che sono questi della Star Skin, un brand che io avevo acquistato su ASOS ma che non è più disponibile. Mi erano piaciuti tantissimo, ottimo rapporto qualità-prezzo. Il concetto è un po' lo stesso di questi, con la differenza che questi della Star Skin sono in un formato diverso, il patch è già imbevuto di prodotto, quindi non bisogna fare tutto quel procedimento, un po' più veloci. Anche questi si tengono su per un quarto d'ora. Anche questi mi sono piaciuti molto. Diciamo che questi sono migliori come rapporto qualità-prezzo e anche dal punto di vista dei risultati non ho visto una differenza sostanziale rispetto a questi che invece sono decisamente più cari. Entrambi, come vi dicevo, non li ho riacquistati. Altra maschera per il viso, però questa volta sempre in tessuto, della Filorga. È un brand che mi sta piacendo molto in generale e anche questa maschera mi era piaciuta decisamente un sacco. È la Hydra Fill Mask, quindi è una maschera idratante, molto idratante. Mi piacciono molto le maschere in tessuto, lo dico sempre, perché sono comode da utilizzare, non vanno risciacquate, basta togliere appunto la maschera e far assorbire quello che resta del prodotto, il gioco è fatto. Questa va tenuta su, se non sbaglio, di nuovo 15 minuti. Questo è un po' un grande classico delle maschere in tessuto. E se non le avete mai provate, le maschere della Filorga sono ottime. Io di queste ne ho comprate 3, ne ho già usata una, 2 le ho tenute lì perché le utilizzo quando la mia pelle è particolarmente stanca e disidratata e sono veramente un toccasana. Andiamo avanti. Crema per il viso da giorno. In realtà è una crema che va bene da giorno e da notte. L'avevo inserita sicuramente tra i miei preferiti del mese perché l'ho adorata, della Sisley, che come probabilmente sapete è un brand carissimissimo, costa uno sproposito, ma mi è piaciuta veramente un sacco. È una crema anti-età, profondamente idratante. Il packaging mi piace perché ha la sua pompettina che rende facile accedere al prodotto senza fare troppo pasticcio, perché quelle in vasetto sono un po' meno pratiche. Ottima crema, anche se decisamente cara. Non l'ho riacquistata
perché ho deciso di tornare a quella che è un po' il mio grande classico, la mia crema classica per l'estate da giorno, che è della Clinique, che è la Super Defense, principalmente perché all'interno ha anche un SPF e in questo periodo dell'anno trovo che sia più adatta. Questa però ottima se avete voglia di spendere e di investire in una crema per il viso. Prendiamo di nuovo a caso, salto un po' di palo in frasca e prendiamoli insieme perché fondamentalmente il succo è lo stesso. 2 spray per fissare il trucco della Urban Decay, uno è l'All Nighter, l'altro è il The Sleek. Li ho finiti entrambi, li utilizzo molto spesso, soprattutto in estate, quando far durare il trucco è ancora più una scommessa difficile da vincere. Mi piacciono entrambi allo stesso modo, mi piace molto anche il Quick Fix, che è sempre della Urban Decay. Ho riacquistato questo, l'All Nighter, perché fra tutti è forse il mio preferito a livello di durata del trucco nel corso della giornata. Se non sbaglio però ho preso quello Pollution, insomma anti-inquinamento, credo di averlo messo nel mio ultimo All Beauty. Se non l'avete visto, bam! Qui credo in alto comparirà una i che vi porterà dritti al mio ultimo video Beauty Haul. Come dicevo, quindi ho già riacquistato questo è il The Sleek, è più per il controllo dell'olio, dell'olio, del sale e dell'aceto, avete capito, quando il viso diventa troppo lucido questo è più indicato. Questo invece l'All Nighter è principalmente per far durare più a lungo il trucco, insomma questa è la differenza principale. Entrambi comunque consigliati, soprattutto l'All Nighter. Andiamo avanti. Primer occhi, anche questo è un prodotto che utilizzo tutti i giorni. Mi è arrivato un messaggio, bene, chi sarà? Madonna, che voglia di guardare, ma non guarderò. Primer occhi lo utilizzo tutti i giorni perché ho una palpebra particolarmente restia a trattenere gli ombretti, quindi dopo 2 o 3 ore ho già tutto un grande pasticcio se non metto il primer occhi. Questo è della Urban, non è vero, tutto della Urban Decay. Questo è della Benefit, è il Stay Don't Stray, è fatto in questo modo con il suo applicatore che lo rende facile da stendere sulla palpebra. Non l'ho riacquistato perché onestamente non è tra i miei primer occhi preferiti. L'avevo preso per provarlo, per un certo periodo mi era anche piaciuto, poi sono tornata al mio grande classico che è il Primer Potion, che credo a quel punto sia della Urban Decay e forse per questo mi sono confusa, oppure mi piace molto anche quello di Laura Mercier. In ogni caso non è male, ma non l'ho riacquistato. Restiamo sulla Benefit con matita per gli occhi, una delle mie matite per gli occhi, no, matita per le sopracciglia. Una delle mie matite per sopracciglia preferite è la Precisely My Brow Pencil, la colorazione è la numero 4, ce l'ho su anche oggi, ovviamente non questa perché è finita, il che vi fa capire che sì, l'ho già riacquistata. È quella, non posso farvelo vedere, è quella con la punta super sottile che permette proprio di disegnare i peletti delle sopracciglia in modo precisissimo, da cui il nome si evince, Precisely My Brow, precisamente le mie sopracciglia. Oggi così c'è un po' la stupidera, sappiatelo, ve lo dico, io ve l'ho detto. Dall'altra parte invece c'è il pettinino per pettinare le sopracciglia, come dicevo uno dei miei prodotti per sopracciglia preferiti, consigliatissimo. Procediamo a passi lunghi e ben distesi con un altro prodotto a casaccio, preso a caso, questa volta un prodotto per capelli, il Frizz Finition Parfaite, è scritto in francese, della John Frieda o di John Frieda, una sorta di olio per capelli per eliminare l'effetto crespo, particolarmente indicato per chi ha capelli secchi come paglia, esattamente come i miei, che a forza di decolorazioni ormai sono praticamente muerti e stan muerti. Non l'ho riacquistato, questo era uno dei miei prodotti preferiti anni fa. Poi ho scoperto l'olio della Way che mi piace molto di più perché
molto ma molto meno unto, decisamente più luminoso. Questo anche come consistenza è più vischioso, una parola che mi fa sempre un po' venire la pelle d'oca, comunque più corposo rispetto a quello della Way. Di positivo c'è che ha la sua pompettina che rende facile appunto utilizzarlo, non è male, ma non l'ho ricomprato, e visto che vi ho parlato di quello della Way non l'ho ricomprato perché ho utilizzato questo, ma proprio è andato via come il pane, perché come vi dicevo, capelli molto secchi, olio per capelli in grande quantità. Questo l'ho già riacquistato nella versione alla rosa, l'ho messo sicuramente o nel beauty haul o in uno dei miei video dei preferiti. Ve lo consiglio tantissimo perché appunto, come dicevo, non unge i capelli, li rende luminosi e li va anche a nutrire e idratare. Anche lui ha la sua pompettina, è pieno di capelli, ottimo. È un olio capillare. Questo è principalmente per capelli, quello alla rosa invece è un po' multiuso, anche se onestamente io lo uso solo per i capelli, giusto per correttezza. Quindi questo pollicione su e riacquistato. Poi un fondotinta, questo è un fondotinta che mi piace particolarmente, è il Silk Creme Moisturizing Photo Edition Foundation, sacco di parole, di Laura Mercier. Ma la stupidera oggi, vabbè. Mi piace perché ha una finish abbastanza naturale ma insieme a un'ottima coprenza, quindi l'Optimum, si stende facilmente, dura abbastanza a lungo, è adatto anche all'estate perché appunto ha un finish, come dicevo, abbastanza naturale, quindi non è troppo pesante sulla pelle, anzi è quasi impercettibile. Va shakerato un po' perché anche la texture... perché anche la texture è abbastanza liquida. Ora metto silenzioso il telefono perché se questo era un WhatsApp di uno dei gruppi BAM dove ne partono 300, mi sembra un'ottima idea metterlo silenzioso. I'll be back. Fatto, rieccomi. Peschiamo di nuovo a caso e saltiamo di nuovo di palo in frasca con uno scrub per il corpo, anche se c'è un leggero fil rouge perché siamo di nuovo su Laura Mercier, il Body and Bath Almond Coconut Milk Sugar Scrub, appunto uno scrub per il corpo alla mandorla e al latte di cocco. Un prodotto che mi piace tantissimo. I prodotti per il corpo di Laura Mercier sono abbastanza cari, devo essere onesta. Questo però è veramente uno scrub particolare perché è molto ricco, non è eccessivamente abrasivo, forse anche un pelino troppo poco, devo essere onesta, però lascia la pelle morbidissima, setosa e poi ha questa profumazione alla mandorla e al latte di cocco che soprattutto in estate, madosca, tanta roba. Non l'ho riacquistato, ne sto usando un altro. Cosa sto usando? Un vuoto, ah sì, sto usando quello di Jo Malone che forse è ancora più caro, l'avevo messo di sicuro nel mio beauty haul. Mi sta piacendo un sacco e quindi ovviamente quello era un bel contenitore gigante e questo non l'ho riacquistato, ma è uno di quegli scrub ai quali tendo a ritornare abbastanza spesso. Poi allora di nuovo cambiamo genere con un detergente per pennelli da trucco della Beauty della Beauty Blender, il Blender Cleanser. Come si evince dal nome, è studiato principalmente per pulire i beauty blender, per pulire i beauty blender, che se avete provato a pulirne uno saprete quanto è difficile, perché dopo mezz'ora è ancora pieno di fondotinta e di robe. Questo invece è portentoso perché davvero lo va a pulire a fondo ed è ideale anche per i pennelli da trucco in generale. Infatti questo è finito, ma l'ho già riacquistato nel formato bello grande. Tra l'altro qualche mese fa, forse il mese scorso a giugno, sono stata a Milano e l'ho trovato in vendita alla Rinascente, per cui se siete di Milano lo trovate lì nella sezione quella si chiama Next forse, dove ci sono tutte le robe un po' più hype, un po' più cool. Se no lo trovate in vendita su Beauty Bay, mi pare.
consigliatissimissimo, l'ho già riacquistato, praticamente è l'unico detergente per spugne e pennelli che utilizzo. Ottimo, ottimo, ottimo. L'ho già detto una volta? Sì? Ottimo. Proseguiamo, andiamo avanti, torniamo categoria trucco con un blush della Sephora, uno di quelli della linea Wonderful Caution, ovvero col cuscinetto in cima. È un prodotto che l'anno scorso, credo, mi piaceva tantissimo. Non l'ho veramente terminato, ma è fondamentalmente scaduto perché dopo 12 mesi, ebbene, soprattutto questi col cuscinetto dove vanno a a depositarsi un sacco di germi, è bene cambiarlo dopo un po', anche se onestamente è quasi finito, nella colorazione Bubbly Syrup, che era una sorta di pesca come colore, molto luminoso, mi piaceva un sacco, soprattutto l'anno scorso l'avevo usato un bel po'. Quest'anno non l'ho più riacquistato, non l'ho riutilizzato, tant'è che non l'ho riacquistato perché non l'ho neanche terminato. La fatica, la stupidera e la fatica insieme è una roba, però non è male, ha anche un buon rapporto qualità-prezzo, credo che sia ancora disponibile da Sephora, se volete provarlo, perché no. Saltiamo di nuovo altra categoria, cura della pelle, con questo detergente per il viso della Fresh, che sicuramente ho inserito in un sacco di video dei preferiti perché mi piace un bel po', è sotto forma di schiuma ed è il Rose Cleansing Foam, quindi alla rosa, a base di rosa e profumato alla rosa, che per me è sempre un grandissimo plus perché adoro tutti i prodotti a base di rosa. Molto 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 delicato sulla pelle, la deterge a fondo, non la lascia secca o con quella sensazione di pelle che tira, il che credo sia dovuto al fatto che è molto delicato, adatto un po' a tutti i tipi di pelle. Non l'ho riacquistato perché sono tornata a quello della Kiehl's, il Calendula Face Wash mi pare si chiami, quindi adesso sto usando quello, ma vi assicuro che è uno dei detergenti viso ai quali ritorno quasi sempre, cioè lo alterno con quello della Kiehl's, ma poi gira gira ritorno molto spesso a questo della Fresh, che adoro. Tra l'altro non credo di averlo ancora detto, ma se guardate i miei video lo saprete, sul blog cercherò di linkare tutti i prodotti disponibili in vendita online, in modo che possiate saperne di più anche a livello di prezzi, perché io i prezzi proprio non me li ricordo, e se poi volete acquistare qualcuno di questi prodotti, appunto, vi basterà cliccare sul link e sarete magicamente trasportati al sito che li vende. E ovviamente il link al mio post dedicato è proprio qui nella info box qui sotto, cliccate sulla freccettina e si apre un mondo di informazioni pronte per voi, oppure pim o pim sulla i, cliccando sulla i che compare qui sopra la mia testa. Andiamo avanti, prendiamo una crema per il corpo della Rituals, che adesso, se non sbaglio, è disponibile da Sephora. Questa però io credo di averla acquistata all'aeroporto di ritorno da Siviglia, forse, mi pare. Ed ero curiosa di provare un prodotto della Rituals perché non avevo mai provato niente. Ho scelto questo che fa parte della linea Rituals of Ayurveda, quindi anche un po' new age come approccio, ed è il Balancing Body Cream Indian Rose e Himalayan Honey, quindi di nuovo ritorna la rosa, grande passione, insieme al miele dell'Himalaya. Come profumava? In modo paradisiaco, non me lo ricordavo perché questo l'ho finito già da un po' di tempo. Devo dire, un'ottima crema per il corpo. Non mi ricordo com'è il rapporto qualità-prezzo perché onestamente non ricordo quanto l'ho pagata. Ricordo però che era molto ricca, molto idratante, lasciava la pelle vellutata e con questa profumazione pazzesca di rosa e miele che per me proprio a morte sua. Non l'ho riacquistato perché adesso sto usando principalmente la Brazilian Bam Bam Cream per il corpo, che di nuovo ha una profumazione molto molto piacevole e che potenzialmente è ancora più ricca come texture. Poi ci sono ancora un bel po' di cose, dai, andiamo avanti. Tadam! Olaplex, prodotto per capelli, del quale vi ho già parlato di sicuro più di una volta. Se non lo conoscete, è un prodotto miracoloso, ma
e c'è un ma, è però fondamentale che anche il vostro parrucchiere lo utilizzi, perché da solo il numero 3, il Hair Perfector, che è quello che si può utilizzare a casa, funziona un po' meno se prima non è stato fatto il trattamento, quello bello serio, dal parrucchiere. Il mio parrucchiere, grazie a Dio, usa Olaplex, e forse è anche il motivo per cui ho ancora dei capelli in testa, e io, da brava bambina diligente, continuo il trattamento anche a casa con il numero 3. È una sorta di ricostruttore, nel senso che va a ricostruire i capelli dall'interno, quindi non è semplicemente una maschera, ma è qualcosa di più. Si stende sui capelli umidi prima dello shampoo, lo si tiene in posa almeno 10 minuti, più lo tenete meglio è, poi lo si risciacqua, si fa lo shampoo e se volete potete fare anche una maschera idratante o quello che volete. Insomma, come dicevo, non è una maschera, è proprio una cosa a sé, che è particolarmente indicata per chi ha capelli molto trattati, proprio come i miei. Ovviamente l'ho già riacquistato, questo a casa mia non manca mai. Restiamo in tema di capelli con uno spray texturizzante. Vi dirò di più, il mio spray texturizzante preferito in assoluto, della Oribe, un brand che in Italia non è proprio facilmente reperibile, almeno per quel che ne so io. Se mi sbaglio e voi sapete come acquistarlo, lasciate un commento qui sotto perché mi interessa molto. Io lo compro per lo più in Francia oppure online dal sito inglese Space NK, mi pare. È un po' che non lo compro online, quindi non ne sono certissima. Cercherò di mettere il link sul mio blog come al solito. Mi piace un sacco, intanto perché ha una profumazione pazzesca, i capelli sembrano appena usciti dal parrucchiere, molto volumizzante. Io adoro i capelli belli voluminosi, anche perché i miei di base non lo sono per niente, ma al tempo stesso non va a sporcarli, anzi molto leggero, quindi piacevolissimo da utilizzare, super voluminoso, texturizzante a manetta. Ottimo prodotto. Questo, per la cronaca, è la versione travel size. Io di solito prendo questa perché è più facile, anche occupa meno spazio in casa, anche se è meno conveniente dal punto di vista economico, ma mi piace veramente tantissimo e ça va sans dire, l'ho già riacquistato. Restiamo ancora sui capelli perché adesso ho una serie di prodottini che sono tutti vicini. Questo è un protettivo per il calore della Tresemme che ho acquistato. Bella domanda, non ricordo, credo in Inghilterra l'ultima volta che ci sono stata, perché come vedete è abbastanza capiente, ci sono 300 ml, è il mio protettivo per capelli preferito. Purtroppo di nuovo in Italia non si trova, o perlomeno io non sono riuscita a trovarlo. Mi è venuto in mente, no, l'ho preso in Francia perché l'ho trovato nel supermercato dove vado sempre a Nizza, Gioia e Giubilo, quindi non è così vecchio, è abbastanza più recente. Mi piace un sacco perché appunto protegge i capelli dai danni causati dal calore, al suo spruzzino, una consistenza molto leggera e fa il suo lavoro, li protegge davvero senza di nuovo sporcarli. A volte questi prodotti per capelli tendono un po' a appesantirli, questo invece assolutamente no. E concludiamo la sezione capelli. Mamma mia, qua c'è una parrucca attaccata con questo shampoo, il mio shampoo preferito, l'avrete già visto in milioni dei miei video degli empties, credo, il Full Repair di John Frieda, che è proprio studiato per i capelli molto trattati e molto rovinati. Li va a irrobustire e riparare, un po' come sulla stessa linea dell'Olaplex, ma molto meno a fondo perché è uno shampoo. Quindi molto delicato, che è studiato proprio per non rovinare i capelli ma per ridargli nutrimento e idratazione. Mi piace un sacco, è lo shampoo che utilizzo sempre fondamentalmente, quindi già riacquistato ed è già in bagno al suo posto. Poi ho una crema notte della Lierac. Ci sono capelli ovunque, tanto per darvi l'idea di come sono i miei capelli, che li perdo a manciate. Questo è il Premium, la crème voluptueuse anti-age absolue. Lierac è un marchio francese. Avevo fatto una ricerca per individuare quella che poteva essere una crema notte anti-età particolarmente valida, e ai primi posti online avevo spesso trovato questa, quindi l'ho provata, l'ho messa di sicuro già nei miei video dei preferiti perché mi è piaciuta veramente un mondo. La profumazione è ottima, è una crema leggera ma comunque profondamente idratante.
trovo che abbia fatto una discreta differenza e l'ho già riacquistata e continuo ad usarla praticamente da quando l'ho scoperta ininterrottamente. È diventata la mia crema notte preferita, quindi assolutamente pollice su. Devo dirvi la verità, è molto cara, non carissima come quelle della Sisley, ma decisamente cara. Siamo più vicini ai 100 euro che ai 50, tanto per capirci. Cosa resta ancora? L'ultimo prodotto incredibile. Non c'è più niente, no, non c'è più niente a parte questo, che è fondotinta di Kat Von D, il Lock It Foundation. Mi è piaciuto molto, è un fondotinta super coprente, decisamente più adatto all'inverno secondo me, perché un po' pesantino, cioè lo si sente sulla pelle, ma copre qualsiasi cosa, copre veramente la qualunque, qualsiasi tipo di imperfezione. Il packaging mi piace molto, ha sempre questo stile Kat Von D un po' tattoo e ha la sua pompetta, che sui fondotinta per me è uno dei formati migliori proprio per la praticità. Come dicevo, dura, no, non l'ho ancora detto, ve lo dico adesso, dura molto a lungo, però come dicevo super duper coprente. Che cosa posso dirvi? L'ossidazione non era eccessiva, spesso i fondotinta dopo qualche ora tendono a scurirsi un po' e a ossidarsi, questo invece devo dire la verità non lo faceva in modo significativo. Il fatto che io l'abbia usato fino alla fine vi fa capire che sicuramente mi è piaciuto, anche perché vi dico la verità, io di solito viaggio con una media di almeno 4 fondotinta che alterno costantemente e mi ci vuole un'eternità per finirli. Questa volta incredibilmente ne ho ben 2 in un video degli Empties. Non l'ho riacquistato, ve lo dico, non l'ho riacquistato proprio perché ho ben in questo momento, quanti ne ho? Fenty, un altro di quelli di Laura Mercier che non ricordo se ve l'ho detto, ma l'ho già riacquistato perché mi piace soprattutto per l'estate. Ho una sorta di via di mezzo tra BB cream e fondotinta della Make Up Forever che ho messo credo nei miei preferiti di giugno. Ne ho uno della Benefit, insomma veramente ne ho un sacco di fondotinta, quindi non mi sembrava il caso di riacquistarlo, anche se devo dirvi la verità, probabilmente in inverno potrei ritornare a Kat Von D perché appunto ha una coprenza pazzesca, o in generale se voi amate in particolar modo i fondotinta super coprenti non potete lasciarvelo scappare, lo trovate da Sephora. E così siamo arrivati alla fine di un altro video degli Empties. Come sempre io spero che i prodotti dei quali vi ho parlato vi siano piaciuti, vi abbiano interessato, che le informazioni che ho condiviso con voi siano state in qualche modo utili. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, cosa aspettate? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per l'ultima volta ve lo ricordo, sul blog lista completa di tutti i prodotti, o perlomeno completa quanto possibile, di tutti i prodotti reperibili anche online, link al post dedicato nella info box oppure qui sulla i, ancora una volta. Fateci un salto se volete saperne di più. Vi ho detto tutto, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!